Ciao amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare di animali, non tanto di cani e gatti, ma scendiamo nel particolare e andremo a parlare di rettili e creature marine. Sono qui in compagnia di un mio carissimo amico, Alessandro, che conosco dai tempi delle medie, nonché fondatore della pagina Instagram Poggi Bonzi Aquarium Tuscany, che vi consiglio di seguire. Vi lascerò qui sotto il link diretto della pagina e questo è il suo nome. Ma adesso io mi metterò dall'altra parte della telecamera e passo la parola ad Alessandro. Buonasera a tutti amici di YouTube e bentornati per un nuovissimo video interessante sul canale di Savio Cooper. Oggi parleremo di animali un po' più particolari, come vi è stato detto dall'inizio. Ora andremo nell'Exotic Room, che è il nome della stanza dove tengo questi particolarissimi animali, e vi mostrerò come sono fatti, quando mangiano, le cure, le info, i costi, un po' tutto, diciamo. Benvenuti nell'Exotic Room in compagnia del nostro simpaticissimo Spike. Stasera vi mostrerò un po' le basi di come allevare un camaleonte, in questo caso un camaleonte Camaleo calyptratus o camaleonte dello Yemen. Questo è un camaleonte di giovane età, avrà 7 mesi circa, preso a Firenze. Ricordatevi che vi dovranno lasciare il CITES perché sono animali esotici, quindi ci vuole un documento che attesta che l'animale è allevato e tutto e c'è il CITES regolare, se no si rischia tanto al termini di legge. Ora vi farò vedere un po' la nebulizzazione del terrario per tenere un certo grado di umidità all'interno del terrario. Vi mostrerò la somministrazione del cibo vivo, ovvero in questo caso cheta domestica, che sono grilli sostanzialmente, che è il cibo base del camaleonte. Poi ci saranno un po' di varietà sul cibo, integratori da mettere con il cibo. Ecco, partiamo intanto con la nebulizzazione della pianta. Allora, ora vi mostro la nebulizzazione della pianta. Attenzione perché Spike si è già un po' agitato perché ho aperto il terrario. Sono animali che si stressano facilmente, quindi non vanno mai maneggiati, salvo urgenze, se c'è da andare dal veterinario o per la manutenzione del terrario. Allora, per la nebulizzazione della pianta basta un semplice spruzzino come questi, che lo potrete trovare
al Mauris o al Risparmio Casa a 90 centesimi. Acqua, se di rubinetto, almeno decantata 48 ore per far evaporare il cloro e tutta la roba che può nuocere al nostro animaletto. O se no, acqua da bere per noi umani, diciamo, però con un residuo fisso basso e va nebulizzato in questo modo, non addosso all'animale perché la annoia, ve lo garantisco, perché qualche fenomeno li spruzza proprio addosso. No, il metodo corretto è questo. Vedete? Da lontano nebulizzo più possibile ogni ciuffo di foglie di questa pianta. La pianta in questione è una schefflera vera, chiaramente. Consiglio a tutti voi, se vi venisse la voglia di prendere un camaleonte, intanto leggetevi l'ABC del camaleonte, che lo trovate su internet. Leggete e leggete prima di comprare l'animale, non che comprate l'animale e non sapete nemmeno che luci mettere. Esempio, mi raccomando, per l'arredo piante vere o pothos, che è questa qui in basso a sinistra, o schefflera. Il ficus lo sconsiglio perché il latte che contiene il ficus può dar noia agli occhi del povero camaleonte. Ora si è messo un po' paura perché ha visto me che spruzzo l'acqua e chiaramente sono animali che si spaventano subito nebulizzate. Chiaramente quando vedete lui cercate di non chiapparlo perché comunque vi dà noia. Ecco, questa diciamo è la nebulizzazione del terrario, che deve essere fra il 50 e il 70%, 2-3 volte al giorno d'inverno, 5 anche 6 volte al giorno d'estate. E così facendo le gocce che si creano sulla foglia permette al camaleonte di abbeverarsi, di bere, perché se mettessi l'acqua in un ciotolino, l'acqua ferma ristagnante lui non la vede, ma vede le gocce sulle foglie. Quindi o lecca la goccia con la sua mitica lingua frusta fionda o dà semplicemente un morsetto alla foglia per idratarsi. Ora parliamo delle luci che ha bisogno il camaleonte nel terrario. Intanto la prima cosa da fare è di non mettere mai le lampade all'interno del terrario, perché il camaleonte potrebbe ustionarsi e il calore lui lo sente un po' dopo, quindi quando si ustiona è bello tardi se fatto male. Quindi, come tanti mi hanno suggerito o vi suggeriranno, le lampade vanno messe all'esterno del terrario. In questo caso partiamo con una lampada da 60 watt, una spot che fa calore in questo preciso punto e basta. Quindi il camaleonte, quando avrà voglia di crogiolarsi al sole, andrà in questo preciso punto a crogiolarsi al sole. Mentre quest'altra lampada accanto, più bianca, questa è una lampada UVB al 5% che serve per il benessere del camaleonte, serve soprattutto a fargli fissare il calcio alle ossa, perché senza una lampada UVB rischia che gli venga la MOM. La MOM sarebbe la sindrome delle ossa molli e quindi di conseguenza, come vi immaginate, la salute del camaleonte va a zero, diciamo. Ecco, questo diciamo è l'illuminazione che ha bisogno un camaleonte. Il terrario rigorosamente in rete tipo zanzariera, questo è un 50x50 per 1 metro, rigorosamente in rete, perché il camaleonte ha bisogno di ricircolo d'aria. Negli anni indietro, tipo anni 80, anni 90, i camaleonti venivano allevati nelle teche di vetro. Ora non va più bene perché c'è poco ricambio d'aria, il camaleonte si vede riflesso nel vetro e di conseguenza crede ci sia un altro camaleonte dentro insieme a lui nel terrario, di conseguenza si stressa. Sono animali delicati, purtroppo si stressano con niente, infatti vanno maneggiati solo in emergenza se c'è da andare o dal veterinario o in caso di manutenzione di igienizzazione del terrario. Per quanto riguarda l'arredo, bisogna, essendo un animale arboricolo, ha bisogno di arrampicarsi, di conseguenza bisogna creare più punti sia in orizzontale, in verticale che in obliquo. Ora io è 1 mesetto e mezzo che ho allestito il terrario, in futuro metterò altre liane, altri rami per dargli la possibilità di arrampicarsi dove preferisce lui. Quindi riassumendo, per l'illuminazione, punto di basking dove lui si scalda come se fosse il sole e lampada UVB per far fissare il calcio alle ossa. Ecco, quando lui sente troppo caldo di qui prende e andrà via e andrà in una zona fresca, perché ci devono essere un po' di diverse temperature. Diciamo qui è il punto più caldo, più ci devono essere un po' più punti più freschi, tipo 24, 25, 26 gradi. Qui siamo sui 29, dai 29 ai 32 gradi a questo punto. E gli altri sono zone un po' più fresche, dove lui, se sente troppo caldo, si sposta e andrà al fresco a quel punto.
Ecco, ora andremo a spolverare i grilli con questo. Questo è calcio più vitamina D3, diciamo con una percentuale più bassa di vitamina D. Ora vi mostrerò i grilli spolverati con questo prodotto che va mantenuto rigorosamente in frigo per allungare, diciamo, la qualità della vitamina. Ecco, ora vi mostrerò come somministrare il calcio con vitamina D3 sopra i grilli. Allora, intanto versiamo un po' di calcio e vitamina D3 all'interno di questa caraffa di plastica trasparente, chiudiamo il tutto e questo deve essere rimesso in frigorifero, perché questo deve stare in frigorifero. Prendiamo il grillo e lo inseriamo dove ho spolverato in precedenza il calcio con la vitamina D3 e spolveriamo il grillo, ecco, come se facesse una botta di sabato sera in discoteca, vedete? Ora andiamo a dare il grillo al camaleonte. Ecco Spike, amici. Questo è Spike. Saluti gli amici di YouTube. Se tu mi dai un altro grillettino affatto due botte, lo accetto volentieri. Vai Spike, molla la presa che mi stai facendo un po' male al dito. Vai piccolo Spike. Vedete, sta facendo la muta, vedete la pelle sulla coda? Sta facendo la muta. Lui è Spike, amici. Incredibile ma vero. Il mio primo rettile nella vita ed è bellissimo. Lo so, non ami tanto i telefoni. Altro giro, altra botta.
bis. Ti tengo a coda, ti tengo, eh. Va, vedi come la rosa. Guarda come la rosa.